Ragazzi, buongiorno a tutti, ben ritrovati giovedì 3 ottobre 2024, siamo sempre qui su Radio Rossonera con un nuovo editoriale. Buongiorno a tutti, buona colazione, buon inizio di giornata, buon lavoro, viaggio verso lavoro, insomma qualsiasi cosa stiate facendo da parte di Enrico Boiani, anche quest'oggi con un editoriale per affrontare i temi di più stretta attualità del Milan. Innanzitutto, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel mi piace, mettete un bel pollicione all'insù, supportate questo video, arriviamo almeno a 1000, sarebbe incredibile, 1500 mi piace, lasciatemi un commento che se Dio vuole, la prossima settimana non avremo partite in mezzo alla settimana e quindi riuscirò a mettere i commenti nel prossimo editoriale, specificandomi pubblicabile o non pubblicabile alla fine del video tra parentesi, e quindi aspetto vostri commenti, vostre idee. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ragazzi, grazie veramente di cuore a tutti coloro che ci supportano, perché siete in tantissimi, perché insomma ci state veramente supportando in tanti, continuate a farlo se vi va. Come sempre leggiamo i temi di oggi, di questo editoriale: bicchiere mezzo e basta, e adesso ci arriviamo, ma penso abbiate già capito, soprattutto se avete ascoltato anche post partita il triplo editoriale fatto appunto ieri. Emerson Royal, ma per quale motivo logico? Perché io ragazzi su questa cosa devo sfogarmi, cioè ve lo dico, devo sfogarmi, devo trovare il modo di parlarne, perché voglio parlarne. E poi al punto 3 abbiamo ripartire da Fofana, ma è da solo. Partiamo con bicchiere mezzo e basta. Perché scrivo bicchiere mezzo e basta? Perché allora, secondo me è giusto guardare questa partita, e parlo naturalmente di Bayer Leverkusen-Milan, sia in senso positivo che in senso negativo, ovvero ci sono cose positive da portarsi a casa. So che una cosa sembra un discorso un po' populistico, però ci sono cose sia positive che negative. Positive da portarsi a casa e da cui ripartire, negative da cercare di eliminare, di sistemare, di correggere e via dicendo. Per me non è giusto vederla in un solo modo. Ecco, poi c'è chi la vede o solo positiva o solo negativa, e lo rispetto tantissimo. Per quanto mi riguarda è un pochino semplicistico, cioè bisognerebbe andare un po' più in profondità, bisognerebbe capire cosa ha funzionato, cosa no, perché è una partita che un po' di morale lo dà e perché invece rischia di essere una partita che un pochino ti taglia le gambe. Le cose positive sono indubbiamente la prestazione, che è una prestazione diversa da Milan-Liverpool, è una prestazione diversa da Parma-Milan, da Lazio-Milan, sono prestazioni completamente diverse rispetto a quella. Hai giocato contro una squadra che nelle ultime 60 e oltre partite ne ha perse 2 e hai giocato un'ottima mezz'ora finale, hai difeso e rischiato e sofferto, c'è da dirlo, nella prima ora di gioco, però è una partita completamente diversa dai pareggi o comunque dalle brutte partite fatte a inizio stagione. Quindi di positivo c'è questo, di positivo c'è il fatto che difensivamente stiamo facendo vedere qualcosa di diverso e stiamo lavorando diversamente sia rispetto a inizio stagione che rispetto all'anno scorso. Quindi di cose positive ce ne sono. C'è l'ingresso di Morata per come è entrato, per la grinta che ci ha messo, c'è un Fofana in crescita, ma dopo ci arriviamo, anche perché è nel punto numero 3 di questo editoriale. Fatto sta che non è tutto oro quel che luccica, perché hai sciupato ancora un sacco, ma veramente un sacco di occasioni, non hai segnato, perché sei veramente cortissimo, sia a livello di uomini. Abbiamo visto che chi entra dalla panchina, Morata a parte, che non è un sostituto, non è una riserva, non riesce a dare lo stesso contributo che danno poi i titolari, sia sei corto a livello anche a livello tattico, secondo me, perché tutta questa, diciamo, propensione difensiva, sacrificando anche parecchio Pulisic e Leao, ti porta un pochino a disinnescarli, ti porta un pochino a non averli al 100% in attacco, ecco, e anche a livello proprio difensivo, di zona, mettersi tutti belli compatti, corti e al centro ha scoperto tantissimo le fasce, tant'è che poi Xabi Alonso ci ha studiato benissimo
e con questi cambi di gioco di Alex Garcia ci metteva in crisi, soprattutto, come ha detto anche Fonseca, sulla fascia di destra dietro. Quindi cosa portarsi a casa da questa partita? Tutto. Cioè, dal mio punto di vista bisogna portarsi a casa tutto, ricordarsi le cose positive fatte, ricordarsi quanto di buono hai fatto e quello che di buono hai fatto, però lavorare tanto su questo essere corti, su questa coperta corta, sul mettere in moto giocatori che ancora non entrano dalla panchina come Musa e come Okafor, sul fare ingranare un pochino di più Leao e Teo Hernandez, che anche nella partita di Leverkusen non hanno brillato, non hanno fatto una partita da 4, ma sono stati un po' nascosti e da Teo e Leao non te lo aspetti, quindi insomma io mi aspetto del lavoro su questa partita, ripeto, prendendo le cose positive e prendendo anche quelle un pochino meno positive, con il massimo rispetto di chi dice la vedo benissimo, abbiamo perso solo 1-0 meritando di pareggiarla perché c'era un rigore e via via, e rispetto anche chi dice cavoli, sei andato lì e per un'ora non hai visto biglia e ti hanno palleggiato in faccia e potevano fare 3 gol. Io rispetto e capisco benissimo tutti i due discorsi e mi tuffo anzi in entrambi i discorsi, perché per me ci sono cose da prendersi, da portarsi dietro sia da una parte che poi anche dall'altra. E a proposito di cose negative, arriviamo qui. Arriviamo al punto numero 2, ecco, ve l'ho illuminato nell'editoriale. Emerson Royal. Ma scusate, devo decidere bene le parole da dire. Ma per quale motivo? Cioè, qual è la motivazione logica che ha portato il Milan a comprare Emerson Royal, B, a spenderci 15, 18, adesso non so bene quanti siano, milioni di euro, C, a fargli prendere il posto di Pierre Kalulu, D, cedendo Kalulu alla Juventus in prestito. Cioè, queste 4, diciamo, questa scala con questi 4 gradini, a scendere o a salire, ma io direi più a scendere, cioè a scendere nel senso di andando in basso, non che sia più facile scendere. Cioè, come è accaduta? Cosa ci ha detto il cervello? Ma non perché io debba giudicare, non sono nessuno per giudicarlo, ma guardando proprio le partite, cioè guardando le partite, guardando l'Emerson Royal del Tottenham, guardando il Pierre Kalulu del Milan, eccezione fatta per l'ultima stagione in cui Kalulu ha avuto delle noie fisiche, ma in cui io vi domando, chi è del Milan che non ha avuto noie fisiche la scorsa stagione? Un 4 forse. Perché? Cioè, per quale motivo abbiamo preso Emerson Royal? Nulla di personale contro questo ragazzo che, poverino, è anche messo un po' in difficoltà in questo momento perché viene schierato con continuità in un Milan che si sta costruendo, anche se è ottobre, e quindi anche lui sarà sicuramente in difficoltà, è arrivato da poco da un altro campionato, quindi nulla di personale contro Emerson Royal, ci mancherebbe altro, gli voglio anche bene a sto ragazzo. Ma per quale motivo si è fatta questa operazione? Cioè io veramente non me ne capacito e mi piacerebbe scoprirne le motivazioni, cioè capirne il perché a queste cifre, spendendo dei soldi e invece vendendo uno come Kalulu in prestito con un diritto tra l'altro a poco prezzo, cioè io veramente non ce la faccio. Aiutatemi nei commenti, ma so che molti la pensano come me, quindi tra virgolette gioco facile in questo caso. Però se c'è qualcuno che invece vuol difendere Emerson Royal, o comunque non Emerson Royal, perché è brutto dire il singolo, difendere questa operazione, mi spieghi la logica, perché io non la vedo, ragazzi. Io la logica dietro questa operazione non ce la vedo, mi dispiace, vorrei scoprirla. Mi piacerebbe saperlo dai diretti interessati che hanno fatto questa operazione, anche se probabilmente non si saprà mai, ma io non capisco veramente la logica dietro tutto questo. Ecco, e vedremo cosa accadrà. Calabria sembra essere tornato a disposizione dopo il problema fisico, ci sono altre questioni extra campo che sembrerebbero, io uso il condizionale perché non mi sono ben informato e quindi non posso parlare, in parte coinvolgerlo, quindi non lo so, però se Calabria sta bene, tra Calabria e Emerson Royal
io non so chi schierare, perché il Calabria dell'anno scorso non è un difensore a livello degli altri al Milan, ma questo Emerson Royal nemmeno probabilmente. Quindi ditemi voi, ditemi la vostra nei commenti, aspetto tanti commenti a riguardo, se Emerson Royal o Calabria. Ecco, io aspetto i vostri commenti, li leggerò per capire, perché io, ragazzi, io proprio al netto del livello del giocatore, di quello che aveva fatto vedere, io proprio non comprendo questa operazione, cioè per me è un'operazione folle, per quanto mi riguarda, è la mia idea. Poi la speranza è che questo ragazzo smentisca tutti quanti, cambi passo, cambi ritmo, migliori, perché ragazzi tecnicamente questo è Emerson Royal, non è che possiamo inventarci un altro giocatore o costruircelo come sui videogiochi, cioè è questo Emerson Royal. Non lo so, lascia a voi nei commenti, perché altrimenti poi divento un po' cattivo e divento ancora più polemico e non mi piace, non mi va, vengo spesso additato di essere troppo polemico, quindi qui però non è polemica, qui è voler capire cosa è successo quest'estate sulla fascia destra del terzino del Milan, cioè non è polemica, è puro ragionare e capirne i motivi, perché io non li capisco e mi perdonerà e mi perdoneranno gli artefici di questa operazione. Chiudiamo con Fofana, che ragazzi, Habemus centrocampista, piano piano sta crescendo di condizione fisica, ha fatto una grande partita secondo me, non è il migliore in campo solo perché c'è Mike Maignan in porta che tira via 4 gol, quindi non può essere migliore in campo Fofana, però dei giocatori di movimento forse lo è, insieme a Matteo Gabbia contro il Leverkusen. È cresciuto fisicamente, senza palla, sta capendo benissimo cosa deve fare, dove deve mettersi, cosa deve insomma recuperare, via dicendo. Con il pallone tra i piedi ancora forse non ci siamo, ancora bisogna capire un po' di cose, ancora deve un po' ambientarsi e via discorrendo, però è un giocatore su cui basare questo centrocampo per il futuro e per il prossimo futuro soprattutto. Il problema ragazzi è che se Fofana c'ha la febbre un sabato pomeriggio, il Milan non è messo bene in quella zona di campo lì. In questo momento hai Fofana, Reinders, Loftus-Cheek e Musa. Loftus-Cheek ogni volta che è stato schierato nei due in mezzo, fatica tremenda. Reinders, se è stato schierato nei due in mezzo, senza le due punte davanti, quindi senza Abraham e Morata, meno fatica di Loftus, ma comunque non eccelle. Musa è desaparecido, nel senso che se è entrato ultimamente, è entrato qualche spezzone giusto per, e Benasser è infortunato e altri non ce n'è. Ci sono Zeroli e Vos di Milan Futuro, ma più o meno questi siamo, quindi io non lo so. È da solo Fofana, è da solo sia nelle partite che come centrocampista su cui affidarti se vuoi mantenere questo sistema di gioco, ed è un rischio, motivo per cui a gennaio dal mio punto di vista bisogna necessariamente intervenire, bisogna fare qualcosa, bisogna trovare il modo di affiancare Fofana, di mettergli un sostituto che abbia caratteristiche magari anche per giocare con lui, magari per liberare un po' Reinders, anche se Reinders poi messo più avanti, abbiamo visto con Leverkusen, fatica, tanti gol sbagliati, tante forse un pochino di paura, di timore, un pochino di non lo so, era un po' spaesato in quel ruolo lì da quasi seconda punta, trequartista, però questi siamo e questi dovranno giocare, non so come dirvelo. Però Fofana è sicuramente una delle cose positive di quel bicchiere di cui vi dicevo prima, cioè in questo bicchiere che per me non è né mezzo pieno né mezzo vuoto, cioè è un bicchiere con tante cose dentro. Tra le cose positive c'è Youssouf Fofana da portarsi da qui in avanti e sono molto contento per lui perché mi sembra anche un bravo ragazzo e mi sembra che possa fare al caso nostro, essere protagonista di questa stagione. Sarà una stagione in cui di conti numerici sia davanti in attacco sia a centrocampo speriamo di farne meno possibile, ma ho come l'impressione che dovremo farli questi conti numerici, ecco, quindi speriamo che le cose cambino, ma non ne sono così convinto. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo editoriale. Io ringrazio tutti coloro che sono arrivati fino a questo punto. Ditemi la vostra, come vi dicevo nei commenti, che alla prossima puntata
alcuni li recupero, specificate sempre tra parentesi pubblicabile e non pubblicabile, così io capisco se lo posso mandare in onda o no il vostro commento. Vi mando un grande saluto, un grande abbraccio, vi rimando a tutti gli altri appuntamenti odierni della radio, partendo da Mattino Milan, poi via via le altre dirette, anche perché ci si avvicina già a Fiorentina Milan di domenica sera. Io ripeto, vi mando un abbraccio forte, un grande bacio, fate i bravi e un saluto da parte di Enrico Boiani. Ciao.